Allora, eccoci qua. Questo è un classico carburatore 19 dell'orto, viene utilizzato di solito nell'ambito scooter, kart e moto. Allora, partiamo subito con la presentazione, smontando la vaschetta, così da vedere effettivamente i componenti che ci ritroviamo all'interno. Ok. Allora, i componenti essenziali per la carburazione, per riuscire ad ottenere una carburazione perfetta sono... Allora, smontiamo il polverizzatore. Abbiamo polverizzatore, sopra il polverizzatore abbiamo getto del massimo, questo qua. Questo è il nostro polverizzatore, in questo caso a N, che viene utilizzato anche sui quattro tempi. Nel caso della U abbiamo effettivamente un polverizzatore senza fori, come potete vedere, molto più difficile da carburare, però ci può dare più soddisfazione effettivamente se riusciamo a tarare con un polverizzatore a U. Quindi questo è un polverizzatore a N, poi noi qua abbiamo l'asta per il nostro galleggiante, va bene, lo spillo che comunque non influisce sulla carburazione e qua il nostro galleggiante che effettivamente influisce sulla carburazione perché montando un galleggiante più leggero noi possiamo andare a montare anche un getto del massimo più grande in modo comunque da limitare i problemi di otturazione e imbrattamento del circuito del massimo. Comunque influisce facendo diminuire l'ingresso di carburante, quindi il livello del carburante sarà inferiore all'interno della vaschetta. Poi qua abbiamo getto del minimo, naturalmente questo qua diciamo ha un quarto di acceleratore e con scooter al minimo avrà la sua funzionalità. Molto importante anche questo perché durante la progressione diciamo che possiamo avere dei vuoti nell'apertura a causa del getto del minimo, quindi è importante regolare anche questo. Per la regolazione del getto del minimo, diciamo che possiamo o cambiare effettivamente questo, oppure andare a lavorare direttamente sulla nostra vite dell'aria. Allora, in questo caso noi abbiamo vite miscela, come vedete qua. La vite si può trovare o da questo lato, quindi lato collettore d'aspirazione, oppure lato filtro, quindi in questo punto qua. Nel caso in cui si trova in questo punto, noi abbiamo la regolazione dell'aria, in questo caso invece è regolazione della miscela, quindi chiudendo questa vite qua, noi andiamo a ingrassare la carburazione. Invece svitando andiamo a smagrire la carburazione, invece da questo lato è completamente il contrario. Togliamo la guarnizione. Questo qua è il nostro oggetto dello starter, nel caso viene utilizzato quando lo scooter è freddo. Diciamo sotto i 20 gradi già ci servirà il getto dello starter per riuscire a far accendere lo scooter. Poi come vedete qua abbiamo lo spillo conico che entrerà all'interno del nostro polverizzatore che poi regolerà l'afflusso di carburante su tutta l'apertura, quindi dal un quarto di acceleratore fino ai 4 quarti di acceleratore. Qua dentro troveremo effettivamente la nostra molla, ghigliottina, spillo con il suo relativo supporto Siger che servirà per regolare l'altezza dello spillo conico. Okay, usciamo la ghigliottina. Eccola qua. In questo caso è una ghigliottina di tipo cilindrico. Allora, poi posso fare anche un tutorial su carburatori valvola piatta, ma il funzionamento è sempre lo stesso, quindi andremo a cambiare effettivamente soltanto la ghigliottina. Qua abbiamo la molla, che servirà a far ritornare indietro la nostra ghigliottina quando molleremo il gas. Questo è lo spillo conico. Questo qua è uno dei componenti più importanti, insieme a getto del massimo, getto del minimo e polverizzatore. Importante è anche lo smusso della nostra ghigliottina. Una smussatura maggiore ci permetterà di avere una potenza maggiore nelle minime aperture, in modo da avere più pressione dall'altro lato della nostra ghigliottina. Quindi importante anche questa. Allora, spillo conico. Ci sono diversi tipi di spilli conici, con una conicità o a doppia conicità.
doppia conicità di solito li preferisco perché sono più facili da tarare, invece con una sola conicità è un pochino più complicato. Allora, ad esempio qua sopra io ho uno schema, come vedete, che ci dice effettivamente le misure di ogni parte del nostro spillo. In questo caso è uno schema dei polverizzatori a V, quindi i classici che si utilizzano di solito nei carburatori 19. Poi qua un altro schema comunque per altri carburatori. Allora, come vedete qua ci sono le misure della parte finale, poi qua abbiamo la lunghezza, e la larghezza sulla parte superiore e la larghezza della parte iniziale. Allora, ad esempio se noi abbiamo, mettiamo caso, stiamo facendo una carburazione, abbiamo problemi sull'apertura, su metà apertura della ghigliottina, abbiamo un vuoto, ad esempio, noi andiamo a prendere uno spillo con una misura inferiore nella parte bassa, in modo da avere una conicità maggiore, quindi prendiamo uno spillo con la stessa lunghezza, però con una misura inferiore, minore, in modo da avere una carburazione più grassa nell'apertura totale e nella media apertura. Poi dipenderà anche da dove partirà la nostra conicità, quindi importante anche questo componente. Poi diciamo che diminuendo questa misura, quindi la misura finale, dovremmo andare effettivamente ad aumentare il gettone del massimo nel caso noi fossimo magri. Allora, sul getto del massimo, come potete vedere qua sopra, abbiamo le nostre misure, così come sul getto del minimo la misura la troviamo sulla parte laterale. Allora, quindi diciamo che abbiamo parlato un po' di quasi tutti i componenti in maniera rapida e ora andiamo a vedere un pochino come sentire la nostra carburazione. Allora, diciamo che i professionisti del settore di solito sulla carburazione perfetta si utilizza in pista, dove noi abbiamo delle accensioni con diciamo un anticipo variabile. Quindi noi leggiamo il pistone in maniera molto semplice, perché con un anticipo variabile noi possiamo vedere nella parte centrale, noi vediamo come lavora il nostro pistone, quindi la nostra carburazione ai massimi regimi. Poi nella parte dell'aspirazione, quindi il lato TT, noi vedremo effettivamente le minime aperture, quindi ai regimi bassi, diciamo, come lavora. E poi la progressione sui bordi. In questo caso è un pistone TM125 grippato, a causa di un problema con l'albero motore. Allora, come sentiamo la nostra carburazione? Allora, diciamo che se mettiamo in estate, noi in estate sappiamo che con il caldo la carburazione si ingrassa. Quindi dovrebbe essere più facile accendere lo scooter. Nel caso non riuscissimo ad accendere lo scooter, noi dobbiamo andare a lavorare effettivamente con il getto del minimo, perché vuol dire che abbiamo una carburazione troppo magra. Allora, uno scooter quando diciamo che è magro, scooter, kart, moto, quello che usate, diciamo che da magro noterete dei vuoti, quindi cioè, sentirete che manca effettivamente qualcosa nella progressione. Invece quando noi abbiamo uno scooter grasso in progressione, sentiremo che lui non riesce a salire molto facilmente di giri, quindi è difficile farlo salire di giri. In questo caso comunque noi per il getto del minimo, quindi sull'inizio della progressione, possiamo andare a lavorare direttamente con la vite di miscela, molto importante, che lavora sempre a un quarto di acceleratore, quindi importante anche poi per l'apertura totale immediata della ghigliottina, in modo da non avere mancamenti che di solito portano a grippaggi. Allora, lo smooth della ghigliottina, di solito vengono utilizzate ghigliottine classiche da 50, poi lo smooth lo possiamo o lavorare a mano o possiamo effettivamente andare a comprare delle ghigliottine diverse. Posizione del Siger. Allora, diciamo che la posizione di solito quando noi andiamo a fare una carburazione portiamo il Siger nella posizione media, quindi diciamo quasi al centro, una tacca superiore e una tacca inferiore. Così nel caso noi avessimo dei mancamenti di carburazione, dipende sempre dalla conicità, avessimo dei mancamenti diciamo ai due quarti di acceleratore, noi andiamo a lavorare
alzando lo spillo, quindi levando i nostri vuoti. O nel caso la carburazione sia troppo grassa, noi andiamo ad abbassare lo spillo. Allora, la carburazione perfetta difficilmente si riesce a ottenere ad orecchio. Di solito si utilizzano delle sonde di scarico che vanno applicate all'inizio del collettore dello scarico, che ci misurano effettivamente le temperature di scarico, quindi riusciamo ad avere un perfetto rapporto stechiometrico. C'è chi poi naturalmente usa la lettura del pistone perché magari effettivamente costa tanto avere una sonda di scarico, oppure chi legge soltanto la candela. Allora, ecco qua. Ho preso questo schema su internet così da spiegarvi un pochino meglio la colorazione della candela, che comunque non è mai un fattore affidabile, cioè la candela prende, cioè noi possiamo avere una carburazione grassa al minimo ma essere magri agli alti, o magari avere una carburazione perfetta agli alti e medi regimi, e noi lavorare sempre dalle medie aperture a un'apertura totale, quindi non vedere molto bene la colorazione della candela al minimo. Quindi magari può portare anche a grippaggi perché non riusciamo a riconoscere i sintomi ma vediamo soltanto la candela. Comunque dal numero 1 al numero 5, come vedete, qua ci sono carburazioni veramente grasse. Poi dal 6 al 24 ci sono carburazioni che vengono ritenute ottimali, anche se per me le carburazioni ottimali qua sono dalla numero 17 alla numero 22, anzi 21, perché comunque la colorazione della candela non deve essere nocciola, ma l'elettro deve essere bianco tendente al nocciola. Poi dopo dal numero 25 cominciamo ad avere carburazioni magre, anche se la 24 può essere ritenuta anche magra, perché comunque si comincia a vedere un ingrigimento sulla colorazione dell'elettrodo. Ecco qua, questa è la sonda di scarico, molto importante per avere, come vi dicevo, trovare la carburazione ideale. Allora, normalmente i preparatori, dopo aver fatto test su banco prova e aver trovato le temperature perfette, perché loro vedono ad ogni apertura del carburatore, provano effettivamente la risposta del motore, quindi sul banco prova vedono la potenza con una certa temperatura, quindi loro sanno esattamente la temperatura ideale che bisogna avere per tirar fuori la massima potenza dal nostro motore. Per questo è molto importante la sonda di scarico, perché noi, sapendo i parametri perfetti della temperatura del nostro motore, riusciremo effettivamente a trovare la carburazione ideale con cambiamenti climatici continui, perché effettivamente ci sono dalla mattina alla sera delle differenze di carburazione pazzesche. Allora, quindi adesso vi ho parlato un po' della sonda di scarico. Comunque la sonda di scarico, la temperatura ad apertura totale si trova tra i 600 e i 750 gradi, che poi dipende al regime minimo, apertura media della ghigliottina, cioè ci sono molte differenze che poi varia da motore a motore. Allora, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete altri video di questo tipo iscrivetevi, porterò presto altri tipi di video, comunque sempre sulla preparazione del motore a due tempi, e poi altri video comunque con la macchina. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e seguitemi su Instagram, vi lascerò il link in descrizione. Alla prossima!